Pierluigi, Mario, l'americano. E poi abbiamo il fronte turco, poi scompare il fronte turco, appare sullo scenario nuovamente l'americano, ricompare il fronte turco, poi appare il Phoenix e poi ultimamente appare Noblak. 2 giorni dopo la scadenza dell'ultimatum, entra in scena un nuovo protagonista di questa storia, l'avvocato Gennaro Egidio, che in passato si era occupato del caso Calvi e della scomparsa della baronessa Rothschild. Sentiamo il commento di Ercole Orlandi. Furono alcuni agenti del SISDE a consigliarci di rivolgerci a un avvocato. Ci dissero: vi consiglio l'avvocato Egidio, è molto bravo, ha risolto un sacco di casi, è proprio l'uomo mandato da Dio. Quando in Vaticano direte che vi siete rivolti a lui, saranno contenti, perché è persona gradita, e poi non dovrete pagare niente. Quando in Vaticano mi chiesero: questo avvocato come è uscito fuori? Mi fecero capire che nessuno lo conosceva. A noi ce l'hanno presentato i servizi segreti. 7 marzo 1995. Il giudice Adele Rando invia una terza rogatoria in Vaticano, domandando di poter ascoltare personalmente i prelati Agostino Casaroli, Angelo Sodano, Giovanni Battista Re, Dino Monduzzi ed Edoardo Martinez Somalo, specificando questa volta i quesiti precisi che intende formulare, concernenti soprattutto attività di indagine vaticana sul caso Orlandi e documenti sui contatti telefonici occorsi fra il Vaticano e i sedicenti sequestratori. Il Vaticano risponde per iscritto alle domande, negando che la segreteria di Stato fosse riunita sul caso Orlandi, affermando che alla linea telefonica diretta con il cardinal Casaroli erano giunte diverse chiamate fra il 9 luglio e il 14 ottobre 1983. Le autorità vaticane dicono di non aver mai avuto né alcuna registrazione né alcuna trascrizione delle telefonate provenienti dall'americano. Il giudice Rando scriverà: l'apporto istruttorio delle rogatorie all'autorità giudiziaria della Città del Vaticano, lungi da soddisfare i quesiti, si traduce nella conferma di alcuni interrogativi. 26 luglio 1995. Dal carcere di Montacuto, Ancona, l'ex terrorista Ali Agca chiede di essere interrogato sulla vicenda Orlandi. Racconta che il 31 dicembre 1981 ricevette la visita in carcere degli uomini del SISMI e del SISDE, che gli proposero la libertà nel giro di 2 anni, dato che il pontefice e Pertini gli avrebbero concesso la grazia. Afferma che il telefonista, chiamato l'americano, è un agente della CIA di nome Aldrich Ames, arrestato nel 1994 per spionaggio a favore dell'Unione Sovietica e della Russia e condannato all'ergastolo. L'uomo ha anche un passato nel 69 ad Ankara, in Turchia. Secondo Agca è lui la mente del rapimento della Orlandi. Emanuela è stata plagiata e trasferita in un altro paese sotto il controllo della CIA da elementi italo-americani. Nella sua esposizione Agca afferma che a maggio e ottobre 82, mentre era nel carcere di Rebibbia, si presentarono l'agente del SISMI Francesco Pazienza e Aldrich Ames, invitandolo ad accusare i bulgari e i sovietici dell'attentato al pontefice, per infliggere all'est europeo una pesante sconfitta politica. Se tu tiri in ballo uomini dell'ambasciata di Bulgaria a Roma, sarai libero in poco tempo e nessuno sarà condannato, gli dissero, aggiungendo che il caso si sarebbe risolto politicamente e che dell'intera questione era informato Paul Hentze, capo della CIA ad Ankara. Gli diedero anche una lettera di Hentze in cui Agca veniva invitato a collaborare e in cambio avrebbe ottenuto la libertà. La CIA avrebbe simulato un reato, prendendo qualcuno del Vaticano per scambiarlo con lui. Agca sarebbe poi stato inviato in Centro America, Costa Rica o Panama. Pazienza e Ames spiegarono ad Agca che per sostenere la versione c'erano documenti che provavano la volontà del Cremlino di eliminare il Papa e che nel condominio romano in via Pola di Sergei Antonov, colonnello dei servizi bulgari coinvolto nell'attentato a Wojtyla, abitava un agente della CIA che era pronto a sostenere di aver visto Agca assieme ad Antonov, in modo da rendere credibili le dichiarazioni dell'ex terrorista turco. Diedero ad Agca dei fogli coi dati dei bulgari da accusare. Pazienza, sempre secondo il racconto di Agca, rivelò che qualcuno ai vertici del Vaticano
gli aveva dato incarico di seguire il suo caso personalmente. Più avanti, ha continuato il racconto di Accià, un emissario dell'agente del Sismi Pazienza lo contattò e gli fornì dettagli della casa di Antonov, in modo che potesse provare ai magistrati di esservi stato. Parlò anche di una parete scorrevole che divideva il salotto in due vani. Acca dice infine che il caso Orlandi è strettamente legato al caso Vitali Yurchenko, colonnello del KGB poi passato alla CIA. 9 luglio 1997, un articolo del Messaggero rivela pubblicamente che Enrico De Pedis è sepolto nella cripta a Sant'Apollinare, a Roma. 19 dicembre 1997. Il giudice ispettore Adele Rando conclude le sue indagini mettendo per iscritto che quello della Gregori non è un rapimento, ma una messa in scena depistatrice. Chiede poi uno stralcio per accusare di concorso nella scomparsa il sovrastante maggiore della Polizia Vaticana, Raul Bonarelli. Parla di una strumentale connessione della scomparsa di Mirella con il caso di Emanuela, probabilmente allo scopo di accrescere la complessità del quadro investigativo di quest'ultima vicenda, rendendolo, se possibile, ancora più inestricabile. 21 marzo 1998. Il giudice istruttore Rosario Priore firma la sentenza relativa alla terza inchiesta originata dall'attentato a Giovanni Paolo II, il 13 agosto 81, assolvendo i 13 cittadini turchi indicati da Ali Akça come suoi complici. Scrive che ha dovuto fronteggiare enormi difficoltà, ostacoli, deviazioni, se non veri e propri boicottaggi, e ciò a dimostrazione di quanto siano forti, prepotenti e soverchianti gli interessi a che non si faccia luce sull'evento e sulle sue matrici. Tale delitto fu il risultato di un complotto di alto livello, e cioè che a monte dell'esecuzione, anzi degli esecutori materiali, vi furono organizzatori ed entità con ogni probabilità statuali. Priore afferma anche che molti interrogativi di questa inchiesta avrebbero avuto necessità, per tentare di risolverli, dell'ausilio della Città del Vaticano. Ma si sarebbe manifestato l'intento di chiudere ogni indagine sul delitto e porre una pietra tombale sulla verità. Rispetto al Costa Rica, un comunicato del 21 agosto 84 del fronte Turkesh affermava proprio tra le condizioni della liberazione di Manuela un contatto tra la Santa Sede e il Costa Rica, dove poter far scontare ad Akça la pena per gli arresti domiciliari. L'agente Pazienza negò di conoscere Akça e lo denunciò per calunnia pluriaggravata. Rispetto alla parete scorrevole di cui Akça parlò ai giudici, non venne trovata nell'appartamento di Antonov. La mappa dell'appartamento disegnata da Akça, compreso il muro divisorio, corrispondeva invece perfettamente all'appartamento subito sotto quello di Antonov, nel quale abitava padre Félix Morlion, un domenicano belga noto agli inquirenti per aver avuto fortissimi legami con i servizi segreti americani. Gli venne dunque data la mappa sbagliata? Come avrebbe potuto Akça saper descrivere l'appartamento di padre Morlion, agente della CIA? L'altra ipotesi è che l'ex terrorista turco sia stato lui stesso in casa di Morlion, conoscendone l'attività. Dunque Akça aveva contatti con gli agenti della CIA? Circa la rivelazione finale di Pazienza, cioè dell'incarico ricevuto dal Vaticano, il giudice Priore conferma i suoi contatti con la Santa Sede. 4 maggio 1998. In Vaticano avviene l'uccisione del colonnello Alois Esterman, sua moglie e il vice caporale Cédric Tornai. Il colonnello Esterman è stato nominato da poche ore comandante della Guardia Svizzera. Nessuno, al di fuori delle autorità vaticane, ha mai potuto verificare come si siano svolti i fatti, e questo ha alimentato molte e contrastanti versioni. La tesi ufficiale è che Tornai, in preda a un raptus di follia, si sarebbe introdotto nell'appartamento del proprio comandante, il colonnello Esterman, e lo avrebbe ucciso con la pistola di ordinanza. Avrebbe sparato a sua moglie e si sarebbe suicidato. Tale versione è stata messa fortemente in dubbio e per alcuni sarebbe stata sconfessata dalla madre di Tournai, Maguette Boudin, e dai suoi avvocati Jacques Verguet e Luc Brossolet. A sostegno della tesi ufficiale,
Il quotidiano tedesco Berliner Kurier rivelerà che il colonnello Alois Estermann sarebbe stato un informatore, se non un agente attivo, della Stasi, con il nome in codice di Werder. Stessa versione verrà offerta anche dal giornale polacco Super Express, dopo aver intervistato il capo della Stasi Markus Wolf, detto Misha. Estermann sarebbe stato un agente della Stasi dal 1979, ancor prima di entrare nella Gendarmeria Vaticana, e in veste di spia avrebbe redatto e consegnato ai propri superiori almeno 7 rapporti fra il 1981 e l'84. Anche nel libro L'agente segreto del Vaticano di Victor Guittard si cita la testimonianza di Giovanni Saluzzo, prelato, amico e collega di Cédric, secondo il quale Estermann sarebbe stato ucciso dopo la scoperta della sua collaborazione con la Stasi. Il 9 maggio 98, Johann Lengner, portavoce del Gauk-Behörde, dirà a Repubblica: tutto ciò che è stato riferito ai giornalisti del Berliner Kurier è assolutamente identico a quanto contenuto nelle carte della Stasi. I minimi dettagli tornano tutti. Tuttavia, dopo l'intervista al giornale polacco, Wolf ritrattò tutto in un'altra intervista al quotidiano italiano Repubblica nell'aprile 2005, dicendo che l'agente Werder non era il colonnello Estermann, ma il benedettino Eugen Brammertz, inserito nella redazione dell'Osservatore Romano. La tesi del legame di Estermann con la Stasi viene respinto da subito dal Vaticano. I dati delle autopsie probabilmente non cambieranno la ipotesi più fondata, che a questo punto direi che è molto di più di una ipotesi, ed è quella di un raptus di follia maturata in una mente dove covavano dei pensieri laceranti di non essere abbastanza considerato, valutato nel corpo. 6 maggio 1998. Il Corriere della Sera intervista l'ex premier Giulio Andreotti, il quale allontana i sospetti dal Vaticano. Del Sant'Uffizio è rimasta soltanto la targa sulla piazza e ormai ha anche aperto i suoi archivi. Sono romano, ho vissuto in un ambiente cattolico, ho dimestichezza con quel mondo. Mi pare assai più trasparente di quanto si possa immaginare. Rispetto alla sparizione della Orlandi dice: è una delle molte ragazze scomparse in Italia nel dopoguerra. Unico caso tra gli abitanti del Vaticano. Purtroppo, in questo tipo di eventi il mistero è quasi sempre insuperabile. 13 maggio 2001. Padre Giovanni Ranieri Lucci, il parroco della chiesa di San Gregorio VII, contigua alle mura del Vaticano, ritrova nel confessionale un teschio chiuso in 2 buste. È piccolo, privo della mandibola, con i denti dell'arcata superiore mancanti. Tra la prima e la seconda busta c'è un santino di Padre Pio. A poche decine di metri, in piazza San Pietro, il Papa sta parlando alla folla di fedeli dell'attentato subito esattamente 20 anni prima. Dalla prima perizia effettuata sul cranio, viste le piccole dimensioni, si è supposto che potrebbe essere quello di una ragazza, forse morta 15 o 20 anni fa. Da un primo tentativo di comparazione tra la foto del teschio e quella del viso di Emanuela Orlandi risulterebbe una straordinaria coincidenza di caratteristiche. Viene disposto l'esame del DNA e i genitori della giovane scomparsa si rendono disponibili alla comparazione, che dà esito negativo, ma questo fatto lascia comunque molti dubbi. Successivamente il teschio sarà attribuito a quello di Mirella Gregori. Il criminologo Francesco Bruno sostiene che il teschio sia quello di Emanuela, una data compatibile con l'eventuale morte di Emanuela. Il teschio sarebbe rimasto sepolto nella terra durante questi anni. I denti potrebbero essere stati estratti quando la ragazza era ancora in vita, o successivamente, nell'intento di non rendere possibile il suo riconoscimento. Il teschio potrebbe aver subito dei colpi che forse hanno tramortito la vittima. Si tratta sicuramente di un corpo di reato. Quella persona non è morta naturalmente. 6 maggio 2004. Il giornalista Pino Nicotri telefona all'avvocato Gennaro Egidio, legale degli Orlandi, il quale offre il suo punto di vista sulla vicenda di Emanuela e Mirella. Questa storia bisogna esaminarla, credo ragionevolmente e obiettivamente,
da uomini che abbiano del raziocinio e che abbiano un equilibrio mentale, e cioè a un certo punto non c'è nulla da escludere, anche le cose le più semplici, perché forse nella semplicità, nel semplice forse vi è la realtà. Sì, però... Non so se lei riesce ad afferrare quello che io dico. Certo, però per esempio mi stupisce la sicurezza con la quale Ercole Orlandi, in tutte le varie interviste che ha dato in passato, lui è sicuro che la figlia è viva da qualche parte. Si prospetta la possibilità che Emanuela sia in Turchia o in qualche zona della Turchia. Noi famiglia chiediamo alle autorità turche che ci diano una mano a ritrovare Emanuela. Possiamo venire in Turchia noi, possiamo venire a cercarla, ma se non c'è una mano dalle autorità turche purtroppo non è che potremo fare molto. Ma guardi, un genitore, ecco, io cerco di comprenderli e giustificarli come padre, e cioè un genitore, non so se lei ha famiglia, se ha figli. Guardi. Ecco, e allora che Dio aiuti lei e protegga sempre la sua famiglia. Ma i genitori, come lei ben mi insegna, fin quando non hanno un perché e fin quando non sanno dove è finito un figlio, è logico che sperano. È quella speranza che non muore mai. Quindi a un certo punto, siccome in questi casi non vi è stata né la prova della vita né la prova della morte, Certo. però lei mi insegna altresì che parlando di sequestri di persona non si può in questi due casi dire sequestri di persona, Certo. e cioè sono delle sparizioni e quindi in effetti non vi è stata mai, perché contro un sequestro lei ben sa che vi è sempre poi una domanda di riscatto. Certo. Ecco, qui non vi è stata mai, per quanto a noi consta, nel primo caso proprio non parlarne, quello della Mirella, perché non poteva esserci. Lì c'è una sola frase del fatto della Mirella che forse inquadra la storia, quando in effetti parlando con la mamma, la figlia disse mamma, tu dici che hai difficoltà, enormi difficoltà, che non si può acquistare una casa, e dice non ti preoccupare, ai soldi penso io. E la mamma rimase esterrefatta, dice ma come mai tu puoi pensare ai soldi che servono per acquistare una casa? Quindi la poverina può essere caduta forse in un giro molto strano, in qualcosa di illecito, e poi quindi si è persa.